Con cosa lo fate il risotto? Col carnaroli? Con l'arborio? Credete davvero? In realtà voi probabilmente l'arborio non l'avete mai mangiato e forse neanche il carnaroli. Bentornati a tutti sul canale del vostro amichevole Il Chimico di Quartiere. Oggi parliamo di riso. In Italia mangiamo riso più o meno dal 1400 e in alcune regioni, come qui al nord, la pasta secca è arrivata solamente dopo la seconda guerra mondiale, quindi il riso è il cibo della tradizione. Eppure noi consumatori, noi tutti italiani, ne sappiamo veramente poco. È un mondo che abbiamo indagato e raccontato in Contronatura, dove abbiamo scoperto risi resi resistenti alle diserbanti, brevetti, risi mutanti con delle radiazioni, finti risi bio e poi abbiamo appunto scoperto che noi probabilmente l'arborio non l'abbiamo mai mangiato, ma andiamo con ordine. In Italia alcune varietà storiche come l'arborio o il carnaroli sono ancora coltivate, nonostante abbiano delle rese più basse rispetto a quelle moderne, siano suscettibili a delle malattie e così via. Nel 2017 in Italia si sono coltivati 230.000 ettari di riso, 230.000 ettari di risarie, eppure solamente 1.300 ettari erano dedicati a arborio e 9.800 a carnaroli. Certo, coltiviamo anche altri tipi di riso come quello da minestra, da esportazione, ma se andate in un supermercato la parte del leone delle varie confezioni la fanno i risi da risotto e soprattutto arborio e carnaroli. In realtà nel nostro paese coltiviamo almeno un centinaio di varietà diverse di riso e ogni anno ne arrivano di nuove. Ma per il riso ci sono dei nomi che probabilmente per molti di voi non significano nulla. Per esempio Sole CL, coltivato su 24.000 ettari, il Selenio su 17.000 ettari, il Volano su 18.000 ettari. Già, il volano. Se avete mai mangiato del riso arborio, molto probabilmente il volano l'avete già assaggiato. Ma ci arriviamo. Perché non vediamo questi nomi sulle scatole? Dove vanno a finire? Il consumatore desidera ardentemente la tradizione, anche perché ormai ultimamente gli è stato fatto credere che antico è sicuramente meglio e molto spesso questa tradizione è glorificata, molto spesso da chi non ha mai visto una risaia in vita sua. E quindi idealizza i prodotti dell'agricoltura tutta come sempre uguali a se stessi. L'agricoltore invece adora le novità, vuole e spesso deve coltivare delle nuove varietà, magari perché più produttive, perché più resistenti a delle malattie e magari perché no, più buone. Due punti di vista che sembrerebbero opposti e inconciliabili, che hanno trovato un compromesso in una vecchia legge che risale al 1958, chiamata Legge sul mercato interno del riso. Secondo questa legge, le varietà di riso coltivate in Italia sono raggruppate per categorie omogenee. Per ognuna di queste sono indicate le varietà che afferiscono a quella categoria e il nome della varietà che dà il nome al gruppo. In pratica, se avete a casa una scatola di carnaroli, come questa, secondo i dati del 2017 dell'Enterisi, avete una probabilità circa del 40% che quel riso sia effettivamente carnaroli. Perché potrebbe essere una qualsiasi delle varietà che appartengono alla stessa categoria. Per legge potrebbe contenere del Caravaggio, del Carnac, del Carnise precoce, del Leonidas CL, del Poseidone, del Cheope e del Carnaval. Quindi si chiama carnaroli, ma in realtà chissà cosa c'è dentro. E la cosa importante per noi consumatori è che la classificazione per categorie omogenee viene fatta dal punto di vista agronomico, cioè si guarda la grandezza del chicco, la larghezza, la collosità, varie caratteristiche di questo tipo, ma non ci sono caratteristiche che hanno a che fare col sapore o con la consistenza, con i tempi di cottura e così via, che sono le cose che interessano noi consumatori. E alcune varietà potrebbero piacervi più di altre. Se a casa, per esempio, avete due scatole mezze finite di carnaroli, per esempio, e le mescolate, in realtà non siete sicuri che dentro ci sia esattamente la stessa varietà e potrebbe venirvi un risotto non perfetto perché magari una varietà cuoce al meglio un minuto dopo l'altra. Anche la stessa azienda può mettere in periodi diversi, nelle stesse scatole, delle varietà diverse. Non può miscelarle per legge nella stessa scatola, ma in periodi diversi può farlo. Quindi se voi siete abituati a usare una particolare marca e da un certo punto in avanti il risotto non vi viene più bene, il motivo potrebbe essere questo. Ma non lo possiamo sapere. E non dovete pensare che le varietà più nuove siano necessariamente peggio, no, assolutamente no, non necessariamente almeno. Io per esempio ho assaggiato un risotto fatto con il Cheope ed era buonissimo. No, io ne faccio una questione di trasparenza. Scrivetemi riso Caravaggio che appartiene al gruppo del Carnaroli, così so come utilizzarlo. Questo però la legge lo vieta esplicitamente.
L'agricoltura è cambiata dal 1958 e così i consumatori. Noi consumatori ora chiediamo trasparenza, ma a quanto pare il mondo del riso ha scelto da sempre l'opacità per paura che i consumatori si confondano a vedere nuove varietà, quindi nuovi nomi ogni anno. Ma in realtà a me non pare sia così. Noi non ci stupiamo più di tanto se ogni tanto vediamo dei nuovi pomodori, delle nuove mele che continuano ad arrivare sul mercato. Le proviamo e nel caso le compriamo e continuiamo a comprarle. La storia per esempio del pomodoro di Pachino, del ciliegino, è emblematica. Se volete conoscerla l'ho raccontata in tutti i suoi dettagli nel libro Le bugie nel carrello. Il pomodoro ciliegino di Pachino è recentissimo, eppure è diventato un successo. Veniamo all'arborio. Ci sono in Italia 21.000 ettari di varietà di riso che possono essere tutte vendute come arborio. L'arborio però rappresenta solamente il 6% di queste varietà. A fare la parte del leone è una varietà che si chiama Volano, che nel 2017 nelle risaie copriva l'85%. Poi ci sono altre piccole quantità di Telemaco e Generale. Vi racconto la storia dell'arborio. L'arborio è stato creato da Domenico Marchetti, incrociando il vialone con una varietà americana, la Lady Wright, e lui gli ha dato il nome dell'omonima cittadina vercellese. È stato coltivato per la prima volta nel 1946, ebbe subito un certo successo, già l'anno successivo venne coltivato su 1.000 ettari che continuarono a crescere. Per i 30 anni successivi, almeno fino agli anni 80, arborio era sinonimo di risotto. Forse potrà stupire qualcuno di voi, abituato adesso all'esaltazione del Carnaroli. Il Carnaroli c'era, ma non se lo filava nessuno. Ha avuto successo dopo con gli investimenti pubblicitari di una grande azienda e è adorato dai cuochi anche perché, diciamocelo, è difficile farlo scuocere. Io personalmente per molti risotti preferisco il vialone nano, quindi io dichiaro il mio conflitto di interesse. Nel 1972 una società italiana sementiera, la SIS, Società Italiana Sementi, introduce il volano, questa nuova varietà che assomigliava all'arborio. Pian piano questo riso entra nelle griglie ministeriali, può essere venduto come arborio e si guadagna i favori degli agricoltori che evidentemente lo apprezzano. Se nel 1982 si coltivavano 20.000 ettari di arborio e solamente 500 di volano, abbiamo visto prima che ormai, e da un bel po' di tempo a questa parte, le percentuali sono completamente invertite e l'arborio è veramente ridotto ai minimi termini. Quindi se voi avete a casa una scatola di arborio, le probabilità che ci sia dentro dell'arborio vero sono molto molto piccole. Se volete percepire le differenze di cottura, di sapore, di consistenza, dovete prima di tutto procurarvi dell'arborio vero, magari certificato con delle analisi del DNA. I sapori sono un po' diversi, magari vi piace di più uno, magari vi piace di più l'altro. Il punto ancora una volta è che non lo potete sapere se comprate una scatola. Attenzione, cosa importante. L'agricoltore che coltiva Caravaggio lo vende alle aziende, alle riserie, come si chiamano, quelle che poi danno il nome, mettono il marchio sulle scatole che noi compriamo nei supermercati, lo vende come Caravaggio. Se coltiva Volano, lo vende come Volano al prezzo del Volano. Sono le riserie, le aziende che poi comprano Caravaggio, lo mettono in una scatola e gli scrivono sopra Carnaroli. Tant'è vero che se andate a vedere la borsa riso di Vercelli trovate dei prezzi diversi per le varie varietà. Il Carnaroli ha un prezzo e gli altri della griglia hanno un altro prezzo. In Italia, come vi ho detto, è tutto legale, ma è giusto? Un caso analogo riguarda il glorioso Carnaroli, anche lui nato nel 1946 e ci sono tantissime varietà di riso che possono essere vendute come Carnaroli. Alcune vi potrebbero piacere di più del Carnaroli stesso, ma con questa legge non lo potrete mai sapere. Una conseguenza paradossale di questa legge antica del 1958 è che il consumatore non ha la percezione delle novità, della ricerca che si fa in questo campo, perché vede continuamente nomi di vecchissime varietà. Pensate che se questa legge fosse stata in vigore nel 1946, i nuovi risi come il Carnaroli, come l'Arborio, come il Baldo e il Sant'Andrea e tanti altri non avrebbero mai potuto essere chiamati col loro nome. Continueremo a vedere delle scatole di riso con dei nomi dei risi che acquistavano le nostre nonne o bisnonne. La mia nonna non usava il Carnaroli o non usava l'Arborio prima della seconda guerra mondiale perché non c'erano e quindi usava altri risi come il Balilla o il Maratelli, che per inciso è un riso più adatto alle minestre. Ora sta per entrare in vigore una nuova legge
che secondo me però non migliora affatto le cose. Sarà possibile per chi coltiva l'arborio vero scrivere di fianco sulla scatola arborio classico, così come sarà possibile per chi coltiva il Carnaroli vero, che è difficile da coltivare per tutta una serie di problemi, diciamo, nella risaia, Carnaroli classico. Non cambierà però nulla nelle altre scatole dove avremo scritto Carnaroli e non sapremo se conterrà del Carnaroli, del Caravaggio, del Cheope, del Carnise precoce e così via. E così vale anche per altre varietà. Voi comprate il riso Roma, potrebbe esserci il 10% di probabilità che ci sia dentro davvero del riso Roma, in realtà molto probabilmente ne contiene tante altre. Quindi si continuerà con la scarsa trasparenza della legge precedente. Questa legge, come potete ben capire, non mi piace, mi sembra solamente un favore fatto alle aziende che comprano e inscatolano riso e ve lo vendono al supermercato, non agli agricoltori che, come abbiamo visto, devono vendere al prezzo di mercato della varietà che coltivano, non al consumatore come me e come voi, che invece vuole sapere tutto di quello che sta comprando. Perché? Perché adesso il consumatore è cambiato e io voglio sapere che cosa compro. Quindi io vorrei una legislazione trasparente. Vorrei che ci fosse scritto riso Carnac del gruppo del Carnaroli, riso Volano del gruppo dell'Arborio, e poi sta a me decidere se premiare una di queste nuove varietà. Credo che la trasparenza nel mondo del cibo e dell'alimentazione sia un valore in sé assoluto e che, se accompagnata dalla comprensione e della conoscenza di quello che noi compriamo, non si dovrebbe avere paura di chiamare le cose col proprio nome. Lasciatemi però essere pessimista su questo aspetto e purtroppo, se il consumatore non si lamenterà, queste cose non cambieranno e continuerete a non avere mai assaggiato l'arborio. Arrivederci al prossimo video del vostro amichevole chimico di quartiere.